Questo acronimo, cari signori, sta per Naval Air Warfare Center Aircraft Division e per definizione conduce ricerca, sviluppo, test, valutazione e sostegno per tutti i sistemi aeronautici della Marina degli Stati Uniti e del Corpo dei Marines, gestendo poligoni di prova, strutture e laboratori dediti alla ricerca di tecnologie avanzate. E non è un caso, ed è proprio un ingegnere del Navair, Salvatore Pais, che qualche anno fa fece emergere determinati brevetti UFO rivoluzionari che fecero chiedere alla comunità di ricerca internazionale se non fossero alcuni dei risultati sui quali stava lavorando il Dipartimento. Ebbene, che cosa significano veramente? Negli ultimi anni gran parte dei discorsi nella comunità UAP si sono concentrati sulla segnalazione di Brad Tingley nel 2021 sul The Warzone di insolite richieste di brevetto da parte del dottor Salvatore Cesar Pais e oggi, una volta per tutte, spiegherò alla community di YouTube Italia a che cosa fanno testo. Tra questi brevetti ci sono un dispositivo di fusione a compressione di plasma che promette di generare quantità praticamente illimitate di energia pulita con un piccolo reattore, un generatore di onde gravitazionali ad alta frequenza che promette di sfruttare la forza di gravità con lo scopo della propulsione, e un velivolo che utilizza un dispositivo di riduzione della massa inerziale che promette di rivoluzionare i trasporti. Ora, immaginati se fosse vero, no? Se davvero avessero queste tecnologie, queste domande di brevetto. Le caratteristiche di queste domande di brevetto si riferiscono direttamente ad una cosa e ad una soltanto, ossia alle caratteristiche UAP identificate dagli scienziati, le famose caratteristiche osservabili descritte dal capo del programma ATIP al governo, Luis Elizondo. In quanto gli UAP sembrano sfidare le leggi conosciute della fisica proprio apparentemente dispiegando quantità impensabili di energia in piccole regioni dello spazio-tempo, manipolando la gravità a piacimento e avendo poca o nessuna massa inerziale. Per questo motivo addirittura Forbes, signori Forbes, che ha parlato di questi brevetti qualche anno fa, ha ipotizzato che le presunte invenzioni di Pais potrebbero essere una copertura per la tecnologia UAP di ingegneria inversa, portata avanti proprio dal Naval Air Warfare Center Aircraft Division, e i brevetti associati un tentativo da parte della Marina degli Stati Uniti di stare al passo con Cina e Russia per quanto riguarda la nuova corsa agli armamenti. Ti sembra fantascienza? Non lo è. I brevetti sono pubblici e consultabili da chiunque attraverso i siti ufficiali. Google Patents. Ma cosa è cambiato? Perché ormai sono anni che si sente parlare di questi brevetti, no? Ebbene, è cambiato che la nostra conoscenza espansa del fenomeno, tutta la consapevolezza ufficiale ottenuta in questi ultimi 2 anni, ci ha fatto rendere conto di una cosa davvero fondamentale, ossia che, aprite bene le orecchie, le caratteristiche e le promesse descritte dalle domande di brevetto del dottor Pais sono le stesse, identiche caratteristiche descritte dal programma UFO del Pentagono. Quelle poche informazioni reperite fanno riferimento a delle caratteristiche UAP che sono identiche a quelle descritte dai brevetti, e quindi pensare che questi brevetti già anni fa anticipassero le attuali conoscenze del governo in ambito UFO non è sbagliato, e sai perché? Perché uno dei goal dei nuovi sforzi governativi in ambito UFO che hanno riportato il governo della prima superpotenza mondiale a creare un ufficio UFO permanente al governo è quello, testualmente dall'assessment annuale UAP, documenti governativi ufficiali, di catturare e sfruttare le capacità UAP. Questo sai cosa ti dice? Ti dice che la retroingegneria non è più un segreto. Per comprendere però che cosa c'è davvero dietro a questi brevetti, cari signori, devo spiegare nel dettaglio quanto sia importante nell'ambiente high-tech la concezione di brevetto e perché una delle aziende più famose del mondo ha una società interna che si occupa del deposito di brevetti tecnologici, Google. Un brevetto, signori, è un monopolio legale, ok? Conferisce ad un individuo o ad un'azienda il diritto di essere lo sfruttatore esclusivo dell'idea brevettata per un periodo limitato, che di solito è 20 anni, a meno che l'individuo o l'azienda in questione scelga di concedere in licenza il brevetto a terzi. L'obiettivo, signori, è l'esclusività, un modo legale per avere esclusività e dare all'azienda un incentivo a investire in ricerca e sviluppo, senza il timore che i suoi concorrenti traggano immediatamente vantaggio dai frutti delle loro scoperte. Per questo motivo la legge sui brevetti è alla base dell'imprenditorialità high-tech.
Senza i brevetti, quale azienda investirebbe, per esempio, miliardi, ad esempio, nell'invenzione di un nuovo farmaco solo per vedere i suoi principali concorrenti decodificare il farmaco e commercializzare un'alternativa identica e più economica del farmaco nel giro di pochi mesi? Quindi, a cosa servono i brevetti? I brevetti servono per garantire l'esclusività. Questi non fanno eccezione, ok? I brevetti però rappresentano un compromesso, bello grosso per l'intelligence, perché concedono ai loro detentori un potere di monopolio temporaneo, costringendo anche gli inventori a rivelare pubblicamente le idee in questione. In effetti i brevetti e anche le richieste di brevetto sono documenti pubblici per legge, disponibili su più database, come in questo caso le patenti di Google. Inoltre, non solo gli inventori devono descrivere pubblicamente le loro invenzioni, ma devono anche farlo in modo tale che una persona esperta nel settore, cioè un professionista competente nel campo in questione, possa, sulla base di un solo testo e diagrammi del brevetto, implementarlo in una forma di realizzazione funzionante dell'invenzione corrispondente. La legge dice questo, chiaro? E questo, amico, sai cosa significa? Se non hai capito, ti invito a riavvolgere il nastro e a riascoltare. Hai una minima idea di che cosa significhi questo? Significa che determinate tecnologie, se utilizzate, ingegnerizzate e applicate, devono essere per forza depositate e per forza di cose diventano documenti pubblici. Chiaro? Quindi sta all'intelligence soppesare la segretezza con determinate applicazioni militari. In quanto tali, i brevetti sono l'opposto dei segreti industriali, perché se vuoi tenere segreto qualcosa non ci fai un brevetto, capito? Prima di decidere se brevettare un'idea, un'azienda, anche se contrattata col governo, deve soppesare i suoi vantaggi di monopolio rispetto al dare un vantaggio alla concorrenza, perché questo è esattamente ciò che fa una domanda di brevetto. Trasmette al mondo le linee guida lungo le quali un'azienda sta sviluppando la sua tecnologia per fare in modo che non venga imitata. Quindi, se vogliamo tenere nascosto agli avversari russi e cinesi un'avveniristica propulsione UFO basata su chissà quale tecnologia rivoluzionaria scoperta da presunti velivoli celesti, che senso ha fornire le linee guida ai cinesi o ai russi? Anche perché i governi violano quotidianamente la legge internazionale sulla proprietà intellettuale spiandosi a vicenda attraverso lo spionaggio. Quindi che senso ha tutto questo? Pensi che i cinesi non si mettano a replicare determinate tecnologie sperimentali americane solo perché devono rispettare i brevetti? E chi controlla fisicamente in territorio cinese negli hangar top secret del governo cosa stanno sperimentando? Violano quotidianamente queste leggi. Non sarà un brevetto a tenere lontani i cinesi o i russi da una determinata tecnologia, è meglio non farglielo proprio sapere, capito? Quale scenario si applica meglio agli hardware militari e alle invenzioni associate? Perché sembra tutto facile finché poi, cioè, a sparlare siamo tutti buoni, no? Bisogna poi vedere cosa significa investigare in modo coerente, no? Quando si tratta di difesa, il modo per proteggere la tecnologia, lo sai qual è? È attraverso il segreto industriale, non i brevetti. Anche perché i brevetti sono manuali pubblici sull'attuazione di idee chiave che consegnerebbero direttamente alla concorrenza i segreti militari più importanti. Pensi che un generale permette questo? Il modo migliore per proteggere i segreti è mettere tutto fra le mani degli appaltatori privati della difesa, come le aziende aerospaziali avanzate, e fare in modo che nessuno, neanche il Congresso, sappia a che cosa stanno lavorando. Per cui la Marina americana non sta procurando brevetti per le invenzioni di Pice per impedire ai cinesi di usarle. Pensarlo è assurdo. Le idee più importanti e rivoluzionarie non verrebbero mai brevettate perché, ancora una volta, i brevetti sono documenti pubblici che diventano pubblici per forza e che trasmettono al mondo come la tecnologia chiave militare può essere vantaggiosamente implementata, e semplicemente non si fa così, ok? Per le idee che potrebbero cambiare l'esito di una guerra. Se hanno recuperato in qualche modo o hanno ottenuto sufficienti informazioni UAP in grado di realizzare tecnologie associate, non le brevetterebbero mai, perché renderebbero pubbliche caratteristiche tecnologiche di gran lunga più segrete del progetto Manhattan per la realizzazione della prima bomba atomica, capito? In confronto alle tecnologie UFO, il progetto Manhattan è paperino, hai capito? Ma però esistono, giusto? Sì, esistono questi brevetti, sono documenti ufficiali, sappiamo a che cosa non servono e perché non sono stati pubblicati. Di certo non sono stati pubblicati per impedire ai cinesi di realizzarli, ma esistono. E oltretutto, come se non bastasse, non solo esistono, non solo, ma sono stati ufficialmente rivendicati dalla Marina degli Stati Uniti questi brevetti.
Andiamo, parliamo dell'invenzione di motori gravitazionali e di inibitori della massa inerziale. Cosa c'è dietro? Anzi, attenzione, come si è espressa pubblicamente la Marina degli Stati Uniti? Nonostante il dibattito, caro amico internauta, la Marina degli Stati Uniti ha difeso la validità dei brevetti di Pais. Ebbene sì, ha difeso la validità di questi brevetti, affermando che sono basati su ricerche e concetti innovativi e applicabili. Attenzione, applicabili, che potrebbero un giorno portare a nuove scoperte tecnologiche. Penso che davvero si siano tenuti bassi, cioè come minimo hanno un hangar sottoterra nel deserto dove sperimentano queste cose da 20 anni. Mi ci gioco la maschera, chiaro? Questi brevetti sono stati oggetto di scrutini e speculazioni perché, ovviamente, no, se realizzabili, porterebbero l'umanità a un enorme salto tecnologico. Tuttavia, molti scienziati e ingegneri sono scettici riguardo alla fattibilità di tali invenzioni con l'attuale comprensione e tecnologia della fisica. Questo perché probabilmente gli manca il tassello del top secret, gli manca il tassello che magari i militari hanno per concludere queste ricerche. Non tutti hanno un nulla osta cosmic top secret che permette l'accesso a determinate informazioni, non di certo i debunkers. Quindi quanto può essere limitante e frustrante parlare di questo senza le giuste informazioni? Critici sottolineano la mancanza di evidenza sperimentale pubblicata che supporti le affermazioni di Pais, mentre altri suggeriscono che la pubblicazione di tali brevetti potrebbe far parte di una strategia per disorientare o confondere potenziali avversari riguardo alle reali capacità tecnologiche della Marina degli Stati Uniti. Io vorrei ricordarvi, no? Che questo signore che ha fatto questi brevetti non è un inventore qualsiasi della stazione, capito? Ma un funzionario del Naval Air Warfare Center Aircraft Division e non prende decisioni da solo, capito? Ecco, quindi non penso che propongano applicazioni fantascientifiche. Ecco, se le stesse caratteristiche osservabili UAP sfidano le leggi della fisica che conosciamo, come potrebbero rispettarle dei brevetti che le imitano? Cosa ci raccontano questi brevetti? Ci sono varie ipotesi fatte dalla comunità UFO nel corso degli ultimi 2 anni. È probabile che questi brevetti siano stati pubblicati per aumentare o proteggere i finanziamenti, rendendo visibile il lavoro del Dipartimento attraverso l'attenzione che questi brevetti hanno ottenuto con i media. Un'altra spiegazione potrebbe essere dovuta ad applicazioni pratiche di alcune forme di realizzazione accessorie però al di fuori della difesa. Il depistaggio o semplicemente queste sono tecnologie che studiano dagli anni '80 e che hanno brevettato e reclamato perché semplicemente sono a conoscenza del fatto che anche Cina e Russia hanno le stesse conoscenze e quindi non hanno più un motivo di tenerle top secret. A noi magari ci sembra chissà cosa e loro le studiano da 50 anni, capito? Ai miei occhi questi brevetti non fanno altro che sottolineare quanto le applicazioni UFO siano nelle mani degli appaltatori privati della difesa e non del governo stesso. Prova fra l'altro confermata da quanto i membri del Congresso non siano informati in merito ai dettagli specifici in ambito UFO. Lo abbiamo visto, no? con gli ultimi convegni al Congresso. Chi di dovere negli anni 50 ha avuto la geniale idea, e questo te lo dico io, di spostare ogni singolo dettaglio top secret UFO fra le mani degli appaltatori privati per garantire la segretezza. E che queste informazioni abbiano applicazioni pratiche non ci viene il sospetto solo grazie a questi brevetti, è dimostrato anche da ulteriori informazioni accessorie. Non ci si può basare solo sui brevetti per determinare se alcuni dipartimenti militari o privati si occupano di retroingegneria. Ma cosa può farci davvero pensare che tutto il corpus di conoscenza porti proprio lì? Ci sono tantissime informazioni accessorie. Quella che state guardando è la lista di appalti dati a determinate università e a determinate aziende di tecnologie avanzate nell'ambito del programma UFO del Pentagono, nell'ambito del programma ATIP del governo. E si riferiscono a tutto il corpus di conoscenze a cui fanno riferimento anche i brevetti, ossia guida gravitazionale, addirittura si parla di invisibilità, metodi di occultamento e molte altre tecnologie e capacità rivoluzionarie associate alle caratteristiche osservabili degli UFO. Hai capito bene, documenti iper ufficiali. A fungere da informazioni accessorie arrivano anche i Defense Intelligence Reference Document, che parlano anch'essi dell'applicabilità di determinate tecnologie UFO, wormhole attraversabili, l'utilizzo di antimateria, eccetera.
Tutto questo materiale faceva parte del programma ATIP, chiaro, tutto di dominio pubblico. Tutte queste ricerche scientifiche sono state fatte nell'ambito del programma UFO al Pentagono, per non parlare delle affermazioni divulgate attraverso i nuovi rapporti. Ma c'è anche un discorso più profondo da fare, ok? La Marina ha fatto in modo e in maniera che i brevetti di Pais ottenessero molta risonanza. Molte persone potrebbero pensare quindi che le caratteristiche osservabili UAP non siano così magiche e assurde come sembravano all'inizio, perché ora anche noi, semplici esseri umani, stiamo producendo invenzioni apparentemente credibili, approvate dalla Marina, tra l'altro, che possono apparentemente replicare almeno alcune di queste caratteristiche. Quindi c'è anche un aspetto sociale intrinseco che tutte queste nuove informazioni stanno producendo, ok? La divulgazione quindi è stata intenzionale, volta a prepararci alla divulgazione che arriverà in futuro? Non lo so, ma so questo. Parlando delle domande di brevetto, c'è una sola sicurezza, una sola verità assoluta. Vi assicuro che sono intrinsecamente associate alle scoperte tecnologiche UAP. E sai qual è il vero problema, caro amico mio? Il vero problema è il sunto del discorso, di cui ancora moltissime persone non si rendono conto, è che la discussione su tecnologie avanzate, segrete o di origine extraterrestre tocca questioni di sicurezza nazionale. E parlando di questo con l'intelligenza artificiale, ci ricorda un punto fondamentale di tutto questo discorso, ossia che è noto che molti progetti di ricerca e sviluppo militari mi piace concludere così, ok? Mi piace perché proprio chiude perfettamente. È noto che molti progetti di ricerca e sviluppo militari vengano condotti con un alto grado di segretezza. La storia è ricca di esempi di tecnologie che sono state sviluppate in segreto per anni o decenni, prima di diventare di dominio pubblico. E quindi è forse impossibile che il governo con gli appaltatori privati di tecnologie avanzate per la difesa stiano davvero sperimentando i concetti scientifici rivoluzionari che vengono esposti nei brevetti UFO di Salvatore Pais? Fammelo sapere in un commento. Mi raccomando, se sei appassionato e hai seguito con piacere questo approfondimento, fammelo capire con un like. E se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Adieu!